BMW R1300 GS, sicuramente è stata lei la protagonista degli ultimi mesi, grandissime discussioni sui social e anche sul nostro canale YouTube. A proposito, iscrivetevi che vogliamo arrivare ai 100.000 molto in fretta. È stata lei la protagonista della prova che ha fatto Marco e sarà sicuramente la protagonista del 2024 nel segmento delle Maxi Enduro. Tanta discussione intorno a questa moto che noi abbiamo già provato e che adesso finalmente è arrivata in redazione. In questo caso una versione Trophy con sospensioni alte, quelle con l'escursione maggiorata di 20 mm e ruote a raggi. Una moto che, dicevo, ha avuto veramente tante tensioni su di sé, ha creato tante discussioni e che meritava, secondo me, una prova un po' particolare. L'abbiamo avuta in redazione, l'abbiamo messa anche al banco, siamo stati tra i primi a farlo in Italia, dopo vi darò anche i risultati. E l'abbiamo anche pesata, così per vedere se il dato che dichiarava BMW insomma rispondeva abbastanza alla realtà, anche se questa è una versione un pochino più pesante di quella base. Però prima di fare questo volevo spiegarvi un po' questo servizio che nasce perché, siccome appunto si parla tanto di GS 1300, voglio, prima di darvi le mie impressioni di guida, visto che l'ho guidata un po' in questi giorni, non solo in questa versione ma anche nella versione, diciamo, standard con l'abbassatore, volevo farla provare a delle persone che di GS insomma ce l'hanno già, che il GS ce l'hanno già. Ho scelto due persone che entrambe motociclisti navigati, esperti, con tanti anni di moto alle spalle e con tante moto alle spalle, però una che è arrivata al GS giusto l'anno scorso, quindi ci ha fatto 8.000 km col 1250, e un'altra invece con 4 GS alle spalle, quindi con 50.000 km per GS, quindi ha fatto più di 200.000 km in GS. Volevo capire il loro punto di vista, perché il cambiamento qui è davvero molto, molto importante e va analizzato anche dal punto di vista di chi la moto la possiede o comunque l'ha posseduta. Però prima di tutto andiamo a vedere il banco della GS 1300. Qui da Superbike di Nova Milanese, il nostro bancatore d'eccezione, mettiamo la GS al banco 1300 per vedere quanti cavalli riusciamo a tirare fuori la ruota da questa nuova 1300. Andiamo un po' a vedere. Ok, tiro fuori, rientra dal banco il nostro bellissimo foglio della curva del banco e innanzitutto partiamo dai dati dichiarati. 107 kW a 7.750 giri, 149 Nm a 6.500 giri, me li sono segnati per ricordarmeli. 107 kW sono 145 cavalli. E vi do il dato alla ruota, che è quello che misura il banco, che è quello assolutamente più veritiero, dove la moto va a scaricare la potenza sull'asfalto. 142,8 cavalli, quindi siamo un po' sotto il dichiarato, che ovviamente vi ricordo è dichiarato all'albero, e una coppia di 141 Nm, ottenuti al regime esatto che viene dichiarato al BMW, 7.788 per dire, e 6.537, quindi veramente ballano poche decine di giri. E quindi, diciamo, prova superata, nel senso che quello che dichiara BMW qui lo abbiamo veramente, quindi c'è più potenza, più coppia rispetto alla vecchia, attuale, insomma, 1250. Ho fatto anche una prova in più, visto che me lo chiedete, faro discussissimo, però l'efficacia ve la faccio vedere in questa prova notturna. Ok, questo è un test nuovo che, siccome mi chiedete in tanti l'efficienza dei fari di notte, insomma bisogna anche provarli e trovare le condizioni giuste. GS 1300, il faro è stato molto criticato, però devo dire che il faro ha un'efficienza secondo me davvero notevole. Oltretutto è molto compatto, ma ha anche funzione cornering. Questa è una stradina completamente buia e questa è l'efficienza del faro del GS 1300. Facciamo un pezzettino e vediamo come va.
mio parere è davvero faro molto efficiente. Eccoci, avete visto insomma la luce ne fa parecchia. E un'ultima cosa, il peso, il BMW dichiarava un calo di peso consistente. Allora, questa moto noi l'abbiamo pesata e con il pieno di benzina abbiamo rilevato 268 kg. Diciamo che è allineato alle vecchie GS, quindi non è una moto che pesa di meno. Va tenuto conto ovviamente che questa versione che abbiamo in prova ha le ruote a raggi che sicuramente pesano in più di quelle in lega e ha anche le sospensioni più lunghe di 20 mm che tra olio, molle, steli eccetera eccetera pesano di più di quelle diciamo originali, quindi qualche chilo in più ci sta. Certo, i 237 kg della versione più leggera, che però magari non ha nemmeno gli attacchi per le borse e altre cose, ci sono, qualche chilo in più c'è. Secondo me il peso non è così più basso rispetto a quello che BMW dichiarata, almeno quello che abbiamo rilevato su questa versione. Adesso, prima di finire, anzi diciamo io qui ho finito, sono pronto a partire col GS 1003, a farmi un po' di strada e soprattutto andare a conoscere i 2 tester per un giorno che ho invitato a provare la R1003 GS con me e a fare dei commenti con loro, a sentire cosa hanno da dirci. Non gli dico niente, non gli dico quanto l'abbiamo pesata, non gli dico quanti cavalli ha, non gli dico le mie impressioni di guida, voglio sentire veramente dalle loro impressioni cosa ne pensano del nuovo 1003. Andiamo a farci un giro. Nome, Mauro cognome, Crespi, anni, 56, da quanto vai in moto, 50 anni. quante moto hai posseduto, Perso il conto, una trentina? ultima moto posseduta, Lei GS 1250. perché vuoi provare la nuova R1003 GS. Curiosità, voglio capire quanto è cambiata. Allora Mauro, motociclista di lunghissimo corso, ha avuto più moto di un concessionario, questo ve lo posso dire. Ti spiego 2 cose solo per capire, insomma, GS 1003 versione Trophy, sospensione alta, quindi 20 mm in più. Questa moto purtroppo non ha l'abbassatore, che è una cosa che a te interessava provare. A differenza della tua, hanno semplificato un po' i blocchetti, ci sono meno pulsanti come puoi vedere. C'è un pulsante multifunzione che ti serve per fare tante cose, tipo tirare sul parabrezza, oppure regolare l'adaptive cruise control, oppure accendere le manopole riscaldabili, la sera riscaldabile, eccetera eccetera. C'è un unico pulsante che fa tutta questa cosa qua. Altre cose che ti devo dire non tantissime, nel senso che appunto tutto lo fai da qui, poi mi dirai tu se ti piace di più o no. È una moto un po' con qualche optional, leve piccole che sono quelle da fuoristrada, perché è un po' un allestimento, diciamo che off-road. Novità, cassettino, qui ci puoi mettere il telefonino, sotto nel cuscinetto qua c'è l'attacco della presa USB che puoi fare uscire il cavetto e caricare il telefonino. Quindi qua adesso noi abbiamo dentro le chiavi, non dimenticate dentro le chiavi. Direi che più o meno è tutto. Le mappature le cambi col mod come sul GS attuale. Cose interessanti da dire è: questa moto è equipaggiata con il radar davanti e dietro, quindi ha il cruise control adattivo e ha l'angolo cieco negli specchietti, e ha anche quello che loro chiamano il forward collision assist, cioè quel sistema che ti avvisa se stai cercando di andare a tamponare, addirittura dandoti un piccolo colpo di freno. Poi lo proveremo. Ah, ok. Quel pulsante là che vedo? Questo qui? Questa è la massa nuova, mentre il GS attuale 1250 ce l'ha qua in mezzo. Questo è quello che attiva la chiave e fa accendere. Ok, perfetto. Domande? Al momento no, vediamo Al momento poi. no. Vuoi salire e vedere? Sì, fantastico. Dai, altina, rispetto È un po' più alta della mia, effettivamente. Sì. È un po' più alta, sì, effettivamente quei 2 centimetri probabilmente e poi contano. Sì, diciamo che con quella con l'abbassatore ci si abbassa davvero tanto in più, però dai, sono curioso poi di vedere cosa mi dici. Io direi che possiamo, Anch'io.
possiamo partire. Grazie. Sì. Siamo! Allora Mauro, la giornata qui sta finendo, si vede anche dal sole che abbiamo in faccia, tra l'altro oggi siamo passati dalla nebbia al freddo, adesso c'è una giornata strepitosa, direi ovviamente fondo asfaltato non perfettissimo per provare le moto, ma siamo riusciti a provarle un po'. Tue prime impressioni quando sei saltato sul GS 1003? Ma guarda, mi sembrava di essere in una nuova era. Non ho trovato praticamente nulla di uguale all'altra, nel senso che è stata curiosa questa esperienza, anzi grazie, e mi ha permesso di sperimentare questa nuova moto. Devo dire che è un'altra cosa. Io ti dico quello che ho trovato io, poi non volevo, infatti non ti ho detto niente prima, non ti voglio ovviamente influenzare. Io ho trovato una GS più moderna, tra virgolette, ma che comunque, insomma, diciamo, tu dici è proprio tutta un'altra cosa. Io ritrovo un po' il DNA comunque del GS, non è che stai provando una moto completamente diversa. Certo, il carattere è molto diverso del motore, certo, soprattutto la ciclistica, me l'avevi detto prima quando siamo fermati in un momento, certo. È un bel passo avanti, e quello lì forse dove si fa più differenza, no? Anche perché tu hai avuto molte esperienze col GS, per me è stata la prima GS. Sì, questa è la tua prima GS. È la prima GS, quindi mi sembra proprio un cambio epocale che ho riscontrato subito, salendoci, utilizzandola, motore, sospensioni, telaio. Dimmi delle cose che ti sono piaciute, così giusto per capire, cioè salti da uno, salti dall'altro, ok, la moto è diversa, però mi piace questo e qualcosa magari anche non ti piace, non è che per forza ti deve piacere tutto, no? Ho trovato l'avantreno fantastico, molto più diretto, molto intuitivo, molto facile da condurre nelle curve, anche se limitatamente con l'asfalto che abbiamo detto prima. Motore, ragazzi, incredibile, mi ha dato una sensazione immediata, prontezza in qualsiasi regime che lo utilizzavo. Non hai trovato molte differenze a livello di, diciamo, qualità di erogazione, cioè gas, quando riprendi dei bassissimi regimi, sai che la GS, insomma, assolutamente. Tu hai avuto tante moto, no? E il GS, il suo punto di forza è i bassissimi regimi, come la capacità di riprendere in modo fluido senza strappare. Hai trovato qualche differenza? Ho trovato che anche nei bassi, che già era difficile superarla, mi sembra una prontezza ancora più immediata, ma non fastidiosa, godibile, nel senso che ti trasmette subito un feeling da prendere in mano il gas in curva, e molto pronta, molto diretta, okay. e poi con un allungo imbarazzante. Quello sì, lo confermo anch'io, che ovviamente dove il 1250 abbiamo fatto anche un pezzo di tangenziale, un po' di autostrada, velocità autostradale così, dove il 1250 sembra quasi, non dico affaticato, però sembra quasi un po' sotto sforzo, tra virgolette, il 1300 gira fluido, l'erogazione 4-6 mila è veramente piena, ricca, spinge, e poi in alto questa cambia proprio ritmo. E il 1250 un pochino, questa e il 1250 sembra un pochino sedersi, no? Altre cose che hai rilevato, tipo protezione aerodinamica, che stamattina mi hai detto voglio provarla a cupolino alto per capire. Ho avuto proprio nelle condizioni come normalmente utilizzo la mia, e mi sembra che la protezione sia molto molto adeguata, nel senso, per la mia statura, sono 1,78, l'ho trovata molto protettiva. Mi sono trovato subito a mio agio, non sentivo aria, non sentivo
non sentivo frusci, quindi con il cupolino nella posizione più alta ho trovato un ottimo compromesso. Non l'ho provata col cupolino basso, però voglio dire, sicuramente ho voluto testarla nelle Sì, condizioni che normalmente utilizzo la mia. perché questo era uno dei temi, no? Il temi è, a vederlo è piccolino, in realtà poi l'efficacia... L'efficacia è, devo dire, con sorpresa, perché sembra più piccolo, ma ha l'effetto, almeno su di me, è stato sicuramente Positivo. molto azzeccato. Mi dicevi invece una cosa che a te non ti ha fatto impazzire, vi anticipo, insomma, perché noi ovviamente ci fermiamo, chiacchieriamo, no? Cioè, tra una sosta e l'altra, del motore, in particolare il cambio, non è stato proprio una delle cose che ti ha fatto più, ti ha dato più soddisfazione, diciamo, del GS 1003. Ma se dobbiamo fare il confronto con la mia, mi sembra un po' meno preciso, un po' più duro, e ho sbagliato qualche cambiata, ecco, non so, magari sono io, o non so se il cambio effettivamente ha trovato qualche situazione differente, e quindi ho trovato questa leggera differenza col mio in peggiorativa, diciamo. Va sempre considerato, qui te lo dico Mauro, che la tua moto è rodata, cioè su quasi 10.000, questa è una moto 1250 con quasi 10.000 km, quindi il cambio era sicuramente rodato, la 1003 ne ha su 1.000 più o meno, e i cambi hanno bisogno un po' di tempo per rodarsi, però detto questo è una cosa che anch'io devo dire ho sicuramente rilevato. Altre cose, infotainment, ti faccio delle domande così almeno tu magari sai, infotainment, il famoso pulsante monofunzione, che insomma è un po' una cosa al centro dell'attenzione, perché ovviamente la tua ha più pulsanti su varie che fanno delle scorciatoie, diciamo, per fare le varie attività. Qui hanno optato per semplificare ulteriormente, ma magari è buono, magari no, non so, dimmi tu. Come giornata, nel senso che prima volta di utilizzo, e come utilizzatore della vecchia del 1250 mi sembra meno immediato, mi sembra leggermente più intuitivo quello sulla 1250, ecco, questo è quello che ho riscontrato. L'altra cosa che avevo accennato, un po' la sella un po' scivolosa, almeno con questo tipo di abbigliamento, queste sono un po' le cose che ho riscontrato. Però devo dire, alla fine snella la moto, dove passano le gambe, il serbatoio molto molto più snella. E ti chiedo una cosa, frenata, perché è un altro tema aperto. Questa moto ha la frenata integrale, vuol dire che quando freni dietro frena anche davanti. Nelle varie mappature la ripartizione è un po' differente, quindi tra il posteriore e l'anteriore, se lo usi in road trasferisce parecchio, se lo usi in dynamic lo trasferisce meno. Volevo capire se tu avevi notato qualcosa che ti avesse dato fastidio più che altro, perché la frenata è diversa, c'è le pinze Brembo, insomma. Assolutamente, ho riscontrato qualche volta questa situazione qua, ma quando eravamo forse un po' vicini, che pinzavo un po' di più, e sentivo questa ripartizione che era, diciamo, per me fastidiosa, ma forse perché non sono abituato, ecco. È solo una questione di prenderci la mano e di abituarsi, però mi sembra efficace, ecco, efficace. E invece, ultima cosa, poi chiudiamo, perché poi domani tra l'altro passeremo a un secondo episodio, no? Perché avremo un altro GSista, questa volta di lungo corso. Gli ARAS, si chiamano ARAS, no? Perché sulle moto, quindi radar davanti e dietro. Non abbiamo potuto provare, per le situazioni in cui ci siamo trovati, il cruise control, va bene, però il forward collision sì, perché comunque qualche volta è entrato in funzione, e quello degli specchietti, quindi il blind spot. Opinione? Servono, non servono, sono inutili? Secondo te è una cosa positiva? Ho riscontrato che in un paio di occasioni è entrato, e sicuramente era utile. In un'altra occasione non è entrato, quindi mi chiedevo in che modo e quando interviene. Sicuramente è una miglioria. Per quanto riguarda la segnalazione sugli specchietti, molto importante, devo dire che è una cosa che reputo assolutamente positiva. L'ho riscontrata proprio guidandola, non ci avevo fatto caso, ecco. Per il forward collision ti dico che allora ovviamente c'è un algoritmo che decide lui, o meglio cerca di capire in che modo tu stai guidando, a seconda di come stai cambiando, come stai accelerando, a che regime sei, a che velocità stai andando, se la velocità è costante, lui capisce se intervenire o no. È chiaro, ragazzi, che il contesto in cui ci si muove una moto è
assolutamente vario, e quindi forse questi sistemi vanno un attimino affinati. Anche a me è successo ieri sera, tornando appunto a casa prima di questa giornata, che in un paio di volte uscendo in sorpasso mettevo la freccia, mi avvicinavo troppo alla macchina e qualche pinzatina lui me la dava. Può essere magari in qualche situazione fastidioso, sicuramente un aiuto, perché quando sei distratto ti aiuta a rallentare. Assolutamente. Però sono sistemi che magari in qualche caso vanno un po' affinati. Io direi che il sole sta andando giù, adesso tu ti riprenderai il tuo 1250, tra l'altro abbiamo fatto un back to back, quindi sei tornato un po' sul 1250 e quando sei risalito dici cavolo, la ciclistica proprio si capisce subito che è un'altra roba. Subito, immediatamente, la prima cosa. La ciclistica è il punto dove ho notato subito una differenza abissale. Ok, quindi adesso tu purtroppo ti riprendi, cioè purtroppo insomma per fortuna è tuo, ti riprendi il 1250, non è un premio il 1300 alla fine della giornata, ti darò invece l'adesivo di Red da attaccare sul caschetto, perché ormai, visto questa giornata, tu sei diventato ufficialmente un tester di Red, quindi adesivo Grazie. sul casco e possiamo chiudere. Grazie. Con Mauro abbiamo finito. Con GS non abbiamo finito, domani seconda tappa praticamente con un nuovo GSista. Mauro è un GSista dell'ultimo minuto, diciamo, perché l'ultima moto che ha avuto un GS, ma prima non li aveva mai avute, invece domani con un GSista di lungo corso che ne ha avute un po'. Vedremo come andrà a finire. Per adesso finiamo qua, attacchiamo l'adesivo Red Approved e anche Mauro Grazie Stefano. è un tester di Red. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Bene, secondo giorno di test, come vi avevo promesso. Ieri l'appuntamento con Mauro è stato sugli Appennini dell'Oltrepo, giornata freschina. Oggi non, diciamo, quasi peggio, tanto quanto, forse che era un po' di nebbia, però andremo verso nord, insomma cerchiamo di scavallare la nebbia. Appuntamento con Davide ce lo siamo dati qui nel nostro, chiamiamolo officina, io non so neanche dargli un nome, lo chiameremo Red Lab perché mi piace, perché è così. Quindi GS di Davide, GS, allora ti spiego cosa andrai a provare, perché comunque di GS nuove 1300 ce ne sono più versioni. Questa purtroppo non ha l'abbassatore che tu volevi invece provare, anzi questa è quella alta, quindi GS Trophy con sospensioni più lunghe di 20 mm rispetto allo standard, quindi sicuramente una moto un pochino più imponente, differenze rispetto a quello che puoi trovare tu. Intanto qui c'è lo sportellino dove puoi caricare il telefonino e sotto c'è la presa USB, quindi qua ci stanno dentro telefoni anche di una certa dimensione. Cruscotto penso che tu sia familiare, identico ovviamente, cambia mappature, si cambiano tramite il tasto pulsante ce n'è una in più, esatto, la Eco, che è quella proprio morbida per far consumare meno quando tu, visto che tu sei un commuter, visto che la moto la usi molto per fare casa ufficio, magari quando sei tranquillo puoi usare la Eco. E la grande differenza cos'è? Il pulsante multifunzione. Tu hai più pulsanti sulle pulsantiere, qui hanno ridotto il numero di pulsanti, c'è questo pulsante e questa slitta. Col pulsante multifunzione puoi scegliere la funzione che andrà a fare la slitta, quindi per esempio regolazione della distanza, perché poi ti spiego anche cos'ha, il riscaldamento, quindi poi tu conosci i comandi del BMW, vai dentro e lui decide di attivare con la slitta la manopola, spegnerla o la sella, perché questa c'è anche la sella riscaldata e così via. Puoi regolare il controllo di trazione, puoi regolare gli ammortizzatori, sempre facendo ok ti attiva la funzione che poi va a fare questo qua, e può regolare anche ovviamente il parabrezza in modo elettrico. Esatto, tu ce l'hai manuale, questo è elettrico. Sportellino te l'ho già detto, più o meno è sempre tutto allo stesso modo. I radar, questa moto è dotata di radar, quindi ha 3 funzionalità che la tua moto ovviamente non ha: il blind spot, che tu avrai anche sulla macchina, quindi quello che ti fa come dire, vedere i veicoli che arrivano dalla parte posteriore, ha il cruise control adattivo, che se vuoi provare in autostrada, visto che adesso faremo anche un pezzo di autostrada, lo puoi provare, lo attivi normalmente e poi puoi regolare la distanza del veicolo che ti precede, come la macchina, aggancia la macchina, e ha il forward collision, quindi è un sistema che quando avverte che stai andando contro, che sei distratto, ti dà prima una vibrazione, poi ti dà anche una piccola frenata, quindi non è detto che entri, non sappiamo, però ne facciamo caso. Domande? Aspetta, no, ma ieri con Mauro, per esempio, in un paio di situazioni è entrato. Magari è una cosa interessante perché è un sistema molto complicato da mettere a punto. Basta, domande?
hai tutto, cosa ti aspetti? Non te lo chiedo, non ti dico niente perché comunque non è giusto che io ti influenzi, la tua moto c'è un po' di nebbia, adesso andiamo a prenderci anche noi, ci spostiamo da qua, partiamo dal nostro studio, un'altra giornata insieme col GS 1003 e poi ci vediamo più tardi nel pomeriggio, verso sera per le conclusioni, insieme a Davide. Tè caldo. Andiamo! Nome, Davide cognome, Baldiotti, anni, 52, da quanto vai in moto, circa 30 anni, forse qualcosina in più. quanti chilometri fai all'anno, Dai 12 ai 15.000. quante moto hai posseduto, Ne ho possedute diverse, una quindicina più o meno. quante GS hai avuto, Questa è la mia quarta GS, perché vuoi provare la nuova R1003 GS. perché una volta provato il GS non ho più voluto altra moto e quindi ero molto curioso di vedere la nuova evoluzione. Allora Davide, giornata diciamo così, no? Però del resto come ho detto ieri prima di partire con Mauro, andare in moto d'estate sono capaci tutti, no? Certamente. Tu sei uno che in moto ci va tanto, la tua moto è bella vissuta, ho guardato un po' di mangiato dal sale, insomma perché la usi veramente uso tutti i giorni e vabbè, prima di partire tu mi hai detto una cosa, ho provato tante moto, tipo anche multistrada V4 eccetera eccetera, ma io sul mio GS mi sento sempre di tornare a casa. Sì. Quindi la mia prima domanda è: sei tornato a casa anche qui col 1300 o no? Allora, non è facile la risposta. Io credo che se dovessi salire bendato farei fatica a riconoscere il GS. Dopodiché, perché è molto più proiettato verso un 4 cilindri, ha un'erogazione molto elastica, morbida, soprattutto ai bassi regimi. Dopo, quando sale, il carattere, l'adrenalina del bicilindrico la senti sempre. Però sui bassi fai veramente fatica a capire che sei Il livello di elasticità di questo motore è, ragazzi, No, è veramente qualcosa eccezionale. mai provata. Non riesco neanche a paragonarla, forse a uno scooter 50, cioè proprio tu riesci Senza a seguire... sminuire, No, in senso certo. positivo. No, in senso positivo, nel senso che tu riesci a seguire una persona a piedi senza strappare, senza... Che è un po' quello che però poi giustamente i GSisti hanno sempre avuto sulle loro moto, qui è un po' all'ennesima potenza diciamo. Sì, E... non ha uguali. Allora ieri con Mauro abbiamo fatto un po' più di guidato, collina, così, oggi anche abbiamo guidato un po', hai fatto il back to back quindi sei tornato sulla tua e abbiamo fatto anche un po' più di autostrada tangenziale, insomma cosa che tu fai spesso tutti i giorni per andare a lavorare. C'è sempre un tema aperto, l'aspetto del cupolino, insomma la moto sembra meno protettiva. In realtà il contrario. È il In contrario. autostrada soprattutto mi ha protetto molto di più, paragonando, cioè equiparando i due cupolini tirati su alla massima altezza, certo. E quindi è molto più protettiva. Allora, è la stessa moto, fa la stessa cosa, la fa molto meglio perché anche nello stretto tu hai la percezione che puoi fare quello che vuoi. Ok, quindi da GSista diciamo di lungo corso ti hai trovato quello. Qualcosina che hai trovato più complicato? Meno... Sicuramente tutta la strumentazione è troppo, ci si perde via, cioè si perde. Quindi diciamo il pulsante multifunzione multifunzione secondo te non è un passo avanti? No, c'è troppa roba, anche le mappature che sono 50, cioè alla fine uno si perde.
perché quella roba lì la devi fare prima, cioè devi avere tutto già fatto prima di Preimpostato. partire e dopo ti aggiusti a seconda della piccola differenza che vuoi fare, ma non puoi pensare di risettare la moto quando sei in giro, perché sennò poi ti perdi. Ok, detto del motore, ciclistica, ci siamo fermati ovviamente perché appena ci fermiamo scambiamo subito 2 battute. La prima cosa che mi hai detto è andata un po' verso una moto più normale, tra virgolette, perché il telelever è cambiato tantissimo. Fa ancora quello che fa la GS, quindi è abbastanza stabile, ma c'è un po' di differenza. Il feeling con l'anteriore è un po' cambiato. Sì, In meglio o peggio? per me non c'è un meglio o peggio, è diverso, nel senso che su quella vecchia sei sempre dritto. Su questo qui sei un po' più, ritorni un po' più al prima del telelever, cioè affonda leggermente, perché non è che affondi come un'altra moto. Stiamo sempre parlando di un Però, telelever. esatto, se posso fare il paragone con la multistrada che ho provato l'anno scorso, e loro con l'elettronica hanno cercato di copiare il telelever, sembra che adesso BMW si stia portando, sempre con le pinze, prendiamo il mio ragionamento, verso una moto senza telelever, cioè dove affondi, dove senti di più la frenata, Ecco. ce l'hai un po' più tua, l'avantreno, perché il problema del GS è che tu ti devi fidare, cioè quando vai, perché non la senti andare giù e quindi vai. Questa qui ti dà Più feeling. sì. Ok, la sensazione di avercela un po' più in mano. Questa cosa della multistrada è interessante perché comunque è un po' un tema, no? Adesso Ducati e BMW sono quelle due che si stanno rimpallando un po' questo tipo di moto, tant'è che appunto la prima comparativa che viene da fare è proprio con la multistrada, mentre per dire KTM ha un'altra filosofia più sportiva, eccetera, eccetera. Sì. Però una cosa mi ha detto prima che secondo me era interessante, e dici cavolo, sono andati più in direzione con la multistrada anche a livello di prestazioni, di performance, è come se multistrada fosse arrivato addosso a BMW seguendo alcune cose di BMW che però dopo BMW risponde andando un po' verso la multistrada. Esatto. Un po' così? Sì, sì, come dicevamo, come il mio pensiero, e poi sì, può essere certo. smentito da chiunque, mi sembra che più che definire il carattere della moto, si vada verso l'accontentare il mercato, cioè nella direzione del mercato. Non è più che ne so, KTM è KTM, ti piace o non ti piace, quella rimane. Qui invece si sta cercando di prendersi più mercato possibile. Vabbè, che ci sta, insomma, alla fine ci sta. business is Perché anche, business. se posso, anche dal punto di vista del telaio, quindi se vuoi semplicemente dal punto di vista estetico, questa qui sembra più, c'è ancora il suo carattere da avventura, mentre questo qui è molto più snella, è molto più Leccata. Cittadina? Ma sì, accetto le tue definizioni. Invece, ultima cosa, sistemi di assistenza alla guida, specchietto, quindi blind spot, cruise control, l'abbiamo potuto provare oggi perché eravamo in autostrada, e il tanto discusso forward collision. Ti dico tanto discusso perché ieri con Mauro ci abbiamo un po' parlato. Sì. Cosa hai provato? Il sistema anticollisione non me ne sono neanche accorto, devo dirti. Ok, quindi non è mai entrato. Non è mai entrato, ho cercato anche di venirti molto vicino, ma non l'ho sentito, non è successo niente. Sul resto invece, vabbè, ovviamente è fatto tutto meglio. Quindi il controllo adattivo è una bella comodità, Sì, insomma, sì, aggancia la macchina, ti tiene la distanza, insomma non è una cosa inutile. No. No, il forward collision è un tema aperto, nel senso che è molto complicato farlo funzionare, nel senso che lui deve capire cosa stai facendo, come stai guidando, che marcia stai mettendo, quanto stai accelerando per attivarsi, deve percepire che tu sei distratto. E a volte magari tu lo vuoi forzare e lui non entra, quindi forse è anche giusto che lui non entri, perché se tu lo forzi lui sta capendo che stai facendo delle manovre. Se invece stai andando a velocità costante, percepisce che ti stai guardando in giro e vede l'avvicinarsi e non vede nessuna reazione da nessuna parte, allora lui interviene. Con Mauro è successo alcune volte che è entrato anche un po' a sproposito, anche con me, tipo accelero per sorpassare una macchina, magari gli vado un po' sotto e lui mi dà la pinzatina. Non è facile farlo funzionare, secondo me è un passo avanti dal punto di vista della sicurezza, ma ancora un po' da raffinare, ecco, diciamola così. Va bene, io direi che abbiamo sviscerato abbastanza, e i punti di vista di Davide e di Mauro sono anche abbastanza differenti, quindi bene.
perché questa cosa qua vuol dire che è una moto che non è che mette, ognuno dice la sua, giustamente, con la sua esperienza che hai. Io aggiungo una cosa, la snellezza della parte centrale dove calzi con le gambe è fantastica di questa moto qua. Ergonomicamente è molto superiore alla mia. Se posso anche il cambio, Ecco, il cambio che molto più dolce, anche se probabilmente dettato dalla potenza della moto. Quando non usi la frizione, quindi usi il cambio quick shifter, cambio sì, elettronico. Quando usi il cambio elettronico ti dà quella spinta più violenta rispetto alla mia, ma invece sulla gestibilità, sulla manovrabilità del cambio Ti sei trovato molto sì, bene, no, perfetto. non ci sono paragoni. Bene, io direi che adesso, allora noi lasciamo libero Davide di tornare ai suoi affari, visto che siamo sotto Natale. Io torno in studio per le conclusioni, come ho detto all'inizio, dove posso confermare o ribaltare i giudizi, insomma, come dicono quelli bravi quando fanno le trasmissioni. Niente, purtroppo tu ti devi riprendere la tua, insomma, però non era nel pacchetto, no, mi dispiace. Vabbè. Gliel'abbiamo promessa, ma non gliela diamo. Grazie Davide, è stato Grazie un a voi. piacere e noi Sempre andiamo e ci vediamo in studio per le conclusioni. Ok, prima di lasciarti andare, adesivo red sulla visiera, perché adesso ufficialmente sei diventato un tester di red. So che l'adesivo non ti soddisfa perché avresti preferito il 1300, però insomma Chi è meglio. contenta gode. Esatto. Ci vediamo in studio. Ok ragazzi, 2 giornate molto interessanti, molto impegnative anche dal punto di vista del clima, insomma non è che abbiamo trovato del tempo bellissimo, anche se poi alla fine il sole spuntava sempre, più che altro per il freddo, però manopole riscaldabili, selle riscaldabili, insomma non abbiamo neanche sofferto più di tanto. Ho fatto parlare Davide Mauro perché volevo proprio sapere cosa ne pensava un possessore di GS del nuovo 1300, adesso vi dico un po' la mia. Faccio un po' come Barbieri, no? Posso confermare o ribaltare il risultato, però tante cose. Io devo dire, quando sono salito, la prima cosa che secondo me ritrovo sono tutti i cromosomi del GS, la triangolazione di guida, determinate cose, il touch and feel, come dicono quelli bravi, è sicuramente quello di una GS. Una GS che però fa tutto meglio rispetto alla 1250, sulla quale poi quando ci risali, dopo aver guidato un po' questa, che ti sei abituato, percepisci l'anzianità del progetto, per quanto sia un progetto che ancora oggi va super bene. Alcune cose secondo me interessanti sono stati molto attenti a dare comfort alla moto in generale, con delle piccole cose tipo lo sportellino qua davanti dove puoi appoggiare il telefono, che si può essere ricaricato, come ho spiegato anche a Davide e a Mauro, però questo sportellino non è ventilato, per cui d'estate quando tocco il telefono che si scalda magari ci sarà qualche surriscaldamento, non lo so, l'avranno provato, sarà da vedere. Certo, il colpo di genio sarebbe stato fare la ricarica a induzione, visto che lo spazio c'era. La parte qui a me fa molto piacere parlare della parte qua centrale. Hanno snellito la moto in un modo davvero incredibile, tutta questa parte qui, sebbene questa sia con la sella alta, vedete che a toccare non è un problema. E la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che sia Mauro sia Davide, che comunque Davide non è un utente alto, lui voleva provare con l'abbassatore, non hanno avuto tanti problemi anche con questa versione alta, perché proprio le gambe vanno giù verticali fino a terra, talmente stretta che nella parte invece sinistra, quando guidi in punta di piedi, vai a toccare un po' il cardano, senti il cardano che si muove, che infatti è stato protetto con una protezione. Quindi da questo punto di vista qua, diciamo, BMW ha snellito tantissimo la moto. Discussioni sul parabrezza perché è piccolino, la protezione ragazzi è di altissimo livello. Mi è stato chiesto nelle varie storie che ho fatto su Instagram se è una moto ancora per viaggiare, assolutamente sì, il comfort c'è, anche se lo schiumato del 1250 secondo me è un filino più confortevole. Ci sono delle furbate, tipo la sella, che si può spostare avanti e indietro per far sì che ci sia più o meno spazio tra pilota e passeggero, quindi cose che denotano una certa attenzione. Devo segnalare una cosa, perché nelle mie giornate ho dovuto trasportare un bagaglio, ho messo 2 cinghie e qui è tutto molto, forse troppo, liscio, tant'è che i ganci
della rete si facevano fatica ad agganciare, ho dovuto un po' ingegnarmi agganciandoli alle frecce, quindi qua magari un pizzico di attenzione in più non ci sarebbe stata male. Motore, secondo me è strepitoso, il punto forte, fluidissimo, elasticissimo, riprende veramente da 1000 giri, non ha mai un sussulto, sembra veramente andato in direzione del 4 cilindri a livello di fluidità, dei medi regimi dai 3500 ai 6000 favolosi, è un allungo che il vecchio GS si può scordare. La sensazione, come ho detto anche quando parlavo con Mauro, è che quando viaggi in autostrada col vecchio GS a un certo punto si ha il motore quasi un pochino sotto sforzo e questo che giri molto invece più libero. Motore quindi secondo me assolutamente il pezzo forte di questa moto. Frenata, mi ha fatto un po' pensare il fatto che né Mauro né Davide abbiano avuto nulla da ridire sulla frenata integrale, il rear to front. Questo sistema trasferisce un po' di coppia frenante anche all'anteriore e però con differenti mappature, nel senso che quando ho la moto in road la frenata sull'anteriore è un pochino più incisiva, quando sono in dynamic frena un po' più dietro e frena un po' meno davanti. La caratteristica del telelever fa sì che la moto affondi pochissimo e quindi che si riesca a entrare in curva anche col freno un po' pinzato, anche sulla vecchia GS quando avevamo il 1250 riesce a frenare, a entrare in curva senza avere effetto lift up eccetera eccetera, quindi annulla la parte negativa di questo sistema di frenata e io mi ci sono trovato davvero molto bene, per cui devo dire frenata secondo me promossa, con un distinguo. Se io prima di entrare in curva comincio a frenare col freno posteriore, mi ritroverò il comando anteriore un po' duro perché è già in pressione praticamente, quindi un feeling che non è bellissimo sulla leva. Però detto questo, insomma, bisogna farsi un po' l'abitudine. Gli Aras promossi tranne il forward collision, che secondo me non è ancora una cosa che sia perfettamente a punto, più che altro secondo me è veramente molto difficile far sì che l'algoritmo capisca tutte le situazioni di guida in cui ci si trova quando tu stai andando a guidare la moto. Abbiamo provato a forzarlo per farlo entrare e non entrava, però a volte entra quando magari tu non te l'aspetti, tipo facendo un sorpasso di una macchina che ti avvicini un po' troppo prima di uscire di corsia, nonostante abbia la freccia inserita. Secondo me è un sistema sicuramente che aiuterà la sicurezza, ma forse siamo ancora un po' agli inizi. Sicuramente BMW ha lavorato tantissimo per fargli capire che mentre stai cambiando, accelerando, lui stai facendo una guida attiva, quindi lui tiene un limite molto alto, però qualche intervento ancora un po' a sproposito c'è. Chiudo con la ciclistica, che secondo me è super valida, l'avantreno è davvero cambiato molto, quella elasticità e quella poco feeling che c'è sul 1250, che a me non ha mai dato fastidio perché a me il GS è sempre piaciuto da questo punto di vista, qui però viene meno, c'è un avantreno un po' più rigido, i pali della forcella sono più grossi, il fissaggio è migliore e c'è questo feeling un po' più da moto normale, e anche in frenata c'è un po' più di affondamento dell'avantreno che porta la moto ad essere un pochino più vicina a una moto, chiamiamola normale, quindi senza telelever, però restano i vantaggi del telelever. Più o meno, diciamo, insomma, abbiamo sviscerato tutto. Devo dire che alla fine i consumi sono stati più o meno 6 litri per 100 km, quindi buoni per le prove che abbiamo fatto noi. Le giornate non erano super perfette, però l'asfalto in certi tratti era anche buono, quindi siamo riusciti a guidare, un motore punto forte. Chiudo con un commento su pulsanti che secondo me, visto lo step che ha fatto la 1300, forse meritavano di essere retroilluminati, e su il pulsante multifunzione. Allora, non sono un fautore delle pulsantiere troppo esagerate tipo Africa Twin, dove veramente si fa fatica a capire cosa bisogna andare a schiacciare. Forse lì siamo troppo di là, forse adesso con questa siamo troppo dall'altra parte. Il pulsante multifunzione sì, però richiede tanta attenzione quando tu vuoi cambiare la funzione mentre stai guidando, e entrambi, sia Mauro sia Davide, non è che l'hanno apprezzato tanto perché è un po' macchinoso, diciamo. Forse qualche pulsante in più di scorciatoio ci sarebbe stato dentro, però insomma è una cosa a cui bisogna fare un attimo l'abitudine, però è anche vero che magari per il cruise control adattivo, il pulsante che mi regola la distanza dal veicolo davanti, preferirei averlo sempre lì sotto mano. Invece molto bene
il blind spot che funziona davvero molto bene, per cui la moto diciamo il passo avanti è sicuramente evidente. Io ribadisco, i cromosomi del GS secondo me qui ci sono tutti, solo che è una moto più moderna, più evoluta, come è giusto che sia in un cambio di passo così epocale. Diciamo che abbiamo chiuso questa disamina completa sul 1300 GS, penso che più completi di così non si possa essere. Cercheremo di fare una comparativa quanto prima, perché ormai questa moto se la merita, perché queste moto del segmento Maxi Enduro sicuramente se la meritano, dovremo tornare sull'argomento, ma intanto qua sotto nei commenti ditemi se volete sapere ancora qualcosa, spero di no perché insomma vi ho detto più o meno tutto e ho fatto parlare anche gli altri, quindi ma con questo tipo di servizi sicuramente torneremo e forse vi coinvolgeremo anche voi con questi servizi che coinvolgono un po' il nostro pubblico. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video.